Inter-Fiorentina 2-1, una vittoria importantissima che certifica ancora una volta, non che ce ne fosse bisogno, che là fuori più di qualcuno spera davvero che l'Inter non vinca questo scudetto, che in tanti stanno facendo il tifo affinché lo scudetto non rimanga sulla maglia dell'Inter. E lo capiamo perché dopo una vittoria così importante in cui l'Inter riparte dopo un tonfo pericoloso e che ci aveva lasciato con tanti strascichi di Firenze, una vittoria in cui l'Inter smentisce tante cose che sono state scritte in questi giorni, progetto finito, squadra cotta, squadra che non ce la fa più, è un Inter che vince senza Dumfries, senza Di Marco, con Acerbi che torna dopo 2 mesi e mezzo di infortunio, con Thuram che esce al 27esimo, con Cianoglu non al meglio, una squadra che risponde a chi diceva che l'Inter non ha piani B, che Simone Inzaghi non sa trovare le alternative alle squadre che si difendono tutti chiusi dietro. Questa Fiorentina, come a Firenze, si difende in 10 e prova a ripartire in maniera piuttosto vaga, e l'Inter la domina dal punto di vista territoriale, del controllo del pallone, delle occasioni, un palo, una traversa, occasioni generate, e del punteggio, visto che l'Inter vince e lo fa meritatamente in una partita che l'Inter merita di vincere, avendo giocato con più qualità, con più velocità, con più pazienza, con più voglia di vincere, ecco, dopo, e di rilanciarsi dopo la sconfitta di Firenze. In tutto questo si dovrebbe parlare di questo, e di che cosa parlano? Di un calcio d'angolo, ragazzi. Il Corriere dello Sport ha la faccia di aprire così oggi in prima pagina, e mi devo contenere, sto registrando il video per la seconda volta perché sono andato un pochino fuori con i toni nel primo, mi devo un po' contenere, ma il Corriere dello Sport, ragazzi, apre oggi così: fuori di testa, questo è il titolone, grave errore, l'Inter vince, si porta a -1 dal Napoli, quindi l'Inter, secondo il Corriere dello Sport, si porta a -1 dal Napoli grazie ad un clamoroso errore, una clamorosa svista la chiamano, sull'1-0, il corner non c'era, il guardalinee sbaglia, furia Fiorentina 2-1, furia Fiorentina addirittura, ragazzi. La furia è la nostra, la furia è la mia, la furia è di chi sostiene giustamente che nessuno dei giornalisti, influencer e tutti quelli che adesso parlano contro l'Inter hanno la faccia di dire che Palladino ha detto una clamorosa cazzata, che questo del corner che non c'era una clamorosa cazzata, e che ancora una volta non sono stati fatti vedere alcuni episodi, ancora una volta sono spariti degli episodi dalle moviole che sono episodi contro l'Inter. Perché, chiedo io, perché sono fatti sparire ancora degli episodi tipo questo? Pongracic in area di rigore, tocca il pallone con il braccio, con la spalla, non è chiaro, non sono sicuro che sia rigore, non sono sicuro che non lo sia. Il punto è perché questo episodio non è stato né discusso né fatto rivedere, quando invece nel secondo tempo Zelinski, con le braccia dietro la schiena, tocca il pallone di pieno petto e fanno vedere 5 volte il replay. Su Zelinski 5 volte il replay, questo di Pongracic è sparito. Perché vi faccio vedere questo episodio di Pongracic? Perché questo episodio, che non è l'unico sparito, tra l'altro, arriva all'inizio dell'azione che porta al calcio d'angolo sacrosanto che viene concesso all'Inter e da cui nasce l'1-0. Quindi Pongracic tocca il pallone con braccio, non si sa, non si capisce, l'azione prosegue, e sull'azione che prosegue c'è questo episodio con Bastoni che prende il pallone fuori, il pallone di Bastoni è fuori, assolutamente sì, e siamo tutti d'accordo, ma il calcio d'angolo non c'era, è un'emerita cazzata, lo dico e lo ribadisco, perché il calcio d'angolo è netto, sacrosanto, perché Mandragora riceve il pallone e anziché stopparlo, passarlo ad un compagno, buttarlo in tribuna dall'altra parte, poteva fare mille cose, e invece cosa fa? Lo calcia in calcio d'angolo, lo butta dietro la linea di fondo, lo butta in calcio d'angolo. Quindi, ripeto, è vero che il pallone di Bastoni era fuori, ma lì il VAR non può intervenire. Palladino, qualcuno glielo dica a Palladino che il regolamento va studiato, il protocollo va studiato, lì il VAR non può intervenire, punto. Nessuno ha il coraggio di dirglielo, glielo diciamo noi, così come gli diciamo che va bene, il pallone era fuori, ma Mandragora ha tutto il tempo e la possibilità di buttare il pallone altrove, invece lo butta in calcio d'angolo. Quindi il calcio d'angolo non è una clamorosa svista, il calcio d'angolo c'è, punto, basta. Poi, sul fatto che il pallone era fuori, ok, siamo tutti d'accordo, ma la clamorosa svista, ragazzi, è questa, perché anche qua alcuni mi hanno detto non facciamo come gli altri adesso che non diciamo che Darmian non era rigore. Ragazzi, questo non è calcio di rigore, perché ce lo hanno detto 24 ore prima che questo non è calcio di rigore. Venezia-Roma, Mancini che tocca il pallone con la mano, ci dicono che la decisione dell'arbitro è giusta di non concedere il rigore, perché allora in Fiorentina-Inter questo è calcio di rigore. Tra l'altro anche qua Gosens è vicinissimo a Darmian, che salta sì con il braccio largo ma non larghissimo, è in posizione congrua rispetto al movimento, ma soprattutto la cosa che nessuno sta facendo vedere, Ken che tiene la maglia di Darmian, da questa immagine lo vedete benissimo, e quindi Darmian nel saltare è anche sbilanciato chiaramente da Moise Ken che lo va a trattenere per la maglia. Quindi
Ken che lo trattiene, Gosens che tocca il pallone di testa in posizione così ravvicinata, braccio che comunque è abbastanza congruo nel movimento che fa Darmian. Come può essere questo calcio di rigore dopo che 24 ore prima ad Open VAR ci avevano detto che in Venezia-Roma quello non era rigore, dopo che il Lecce-Inter Baschirotto allarga il braccio clamorosamente e il rigore non viene dato? In una partita in cui tra l'altro, a proposito di arbitri, danno 2 minuti di recupero nel primo tempo, ne fanno giocare sì e no 20 secondi. Ecco, in una gestione arbitrale pessima, con episodi da moviola spariti ancora una volta contro l'Inter, la narrazione media si concentra su un pallone uscito di qualche centimetro e dicono di un calcio d'angolo che non c'era, quando è Mandragora che lo butta in calcio d'angolo. Io questa cosa mi fa arrabbiare tantissimo, per questo la intro questa volta è un pochino più lunga. Ben ritrovati, lo dico adesso, mica amici passioni interisti, perdonatemi se mi sto scaldando, ma questa narrazione mi fa veramente infuriare e vi invito a lasciare un mi piace se siete d'accordo con la mia opinione e se vi va iscrivetevi al canale. Abbiamo superato i 75.000 iscritti, quindi mi raccomando continuate ad iscrivervi e ricordatevi che su passioneinter.club stiamo portando avanti anche una campagna dove teniamo traccia di tutti questi episodi e anche quelli che spariscono e nel club di Passione Inter c'è proprio una sezione chiamata errori arbitrali dove stiamo tenendo traccia di tutte queste sviste e di come cambiano in base alle squadre che sono in campo. Quindi se vi va, in descrizione trovate il link per entrare a far parte della nostra community. Con la novità degli abbonamenti mensili potete accedere, date un'occhiata, entrate a far parte del nostro gruppo e poi decidete se rimanere o meno, ma sono sicuro che rimarrete, quindi link in descrizione qui sotto. E questo format del giorno dopo la partita vi dovrei portare 5 cose che forse non avete visto. Ecco, nella gara ne ho già portata una macro a livello arbitrale. La seconda cosa che vi porto in ordine sparso riguarda Simone Inzaghi, che ragazzi mi sta gasando sempre di più e io spero che sul carro di Simone Inzaghi salgano sempre più tifosi, perché io sono totalmente dalla parte di Simone Inzaghi, soprattutto in questa sua battaglia che sta portando avanti quasi da solo, perché mentre il presidente Marotta dice che dobbiamo accettare tutto a livello arbitrale, lo dice pubblicamente, poi dietro le quinte magari si fa sentire, ma pubblicamente dice questo. Inzaghi da solo, a differenza di quello che avviene al Milan dove Ibrahimovic va addirittura a parlare in pubblico di scrivere all'AIA, ecco, Inzaghi sta portando avanti questa battaglia da solo. E allora, seconda cosa che forse non avete visto, la conferenza stampa di Simone Inzaghi che dice questo, ve lo faccio ascoltare. Insomma, il gol e la Fiorentina erano arrabbiati, come è giusto che sia, come ero arrabbiato io a Leverkusen quando abbiamo preso un gol in recupero su un calcio d'angolo che era 1,5 metri in fuorigioco, quindi non avevo capito cos'era successo sul gol. Loro erano arrabbiati e non riuscivo a capire. C'è stato un attimo di tensione, ma è finito tutto lì. Poi ho rivisto anche l'immagine del rigore, è un rigore che non esiste mai, perché è intervenuto un VAR quando 7 giorni fa con noi non è intervenuto un VAR che ci avrebbe permesso di vincere probabilmente una partita importante. Quindi ci sono questi episodi in questo momento. Capisco Palladino e la Fiorentina, perché sul gol la palla era uscita, in quel caso non può intervenire il VAR come è successo a noi a Leverkusen, e poi sul rigore di un colpo di testa Darmian a 1,5 metri e questa volta è intervenuto il VAR, purtroppo su un rigore che per me non esiste. Poi probabilmente è la mia convinzione, ma più lo rivedo più penso che l'intervento del VAR non ci dovesse essere. Io ringrazio mister Inzaghi, sono totalmente dalla sua parte, mi ha gasato tantissimo il riferimento che fa una settimana fa, chiaramente poi era anche la sfida nel derby, a Pavlovic su Thuram, anche quello di cui non abbiamo più sentito parlare né ad Open VAR né da nessun'altra parte. Inzaghi che si vedeva che ci teneva tantissimo a questa partita, così come tutta l'Inter. Già dopo 20 secondi risponde a Ranieri, gli dice di stare muto, mi è piaciuto tantissimo. Io ero partito, l'altro giorno qualcuno mi ha detto ti sei troppo fissato su Ranieri, ragazzi, ma nel calcio, nello sport, serve rispetto degli avversari. Capisco la gioia del gol, dell'esultanza, le linguacce, i gesti, le proteste continue, però non le accetto. E quindi me l'ero segnata, ecco, nei confronti di Ranieri, e a quanto pare anche Simone Inzaghi, che gli ha detto subito stai muto, e a fine partita, dopo le tante proteste della Fiorentina, i comportamenti antisportivi, le perdite di tempo, eccetera, eccetera, Inzaghi va ad esultare guardando proprio in direzione della panchina della Fiorentina. Questi sono gli aspetti anche più di cuore, più di pancia che ho sempre sperato di vedere in Simone Inzaghi, anche proprio nel farsi carico di questa battaglia
arbitrale e non solo. E questa è una cosa che mi porta sempre più in direzione di un Simone Inzaghi che da parte mia ha e avrà il massimo supporto anche in questa battaglia e non soltanto. Terza cosa che potreste non aver visto in questa partita, volevo mettere rapidamente un semino su Piotr Zielinski, come faccio spesso, delle cose da monitorare poi nelle prossime settimane. Non so che ne pensate voi ragazzi, ma questa è stata secondo me la prima partita in cui ha davvero convinto da regista. Entrando nel secondo tempo, lo ha fatto chiaramente anche in confronto a quella che è stata una partita non ottima, mettiamola così, di Hakan Çalhanoğlu. Lui è entrato nel secondo tempo, 48 palloni toccati, 92% di passaggi riusciti, 2 duelli vinti, un intercetto importantissimo con cui spezza il ritmo della Fiorentina e cambia anche un po' l'inerzia di un momento della gara. Ha avuto un impatto veramente molto positivo, è stata la prima prova veramente convincente secondo me per Zielinski lì davanti, e vediamo se da qui in avanti si continua in questa direzione, perché potrebbe effettivamente cambiare tanti equilibri anche di mercato e non solo un'eventuale crescita di Zielinski lì in quella posizione. Insieme a Zielinski potremmo parlare di tanti altri singoli come Acerbi, che è molto importante il suo rientro, 90 minuti di alto livello dopo un lungo infortunio. Potremmo parlare, anche a me è piaciuto anche Mkhitaryan in realtà, anche se ho letto dei commenti negativi, in realtà a me è piaciuto. Volevo però sottoporvi un attimo Lautaro Martinez e soffermarmi su di lui, perché come dicevo è un Inter che evidentemente si è segnata, si è legata al dito la partita di Firenze e anche alcuni atteggiamenti della Fiorentina, e allora l'Inter è partita subito carica, lo abbiamo visto in particolar modo in un Lautaro Martinez che mi ha gasato tanto, in un momento in cui Thuram sta un pochino rifiatando a livello realizzativo e di presenza offensiva. Thuram che andrà rivalutato tra l'altro. A proposito anche di episodi scomparsi, anche quel contatto su Thuram al limite dell'area di rigore non è stato mai fatto, anzi forse era dentro l'area addirittura, non è mai stato fatto rivedere, e poi lui si fa male in quell'occasione lì e deve uscire, andrà rivalutato in vista della Juventus, andranno rivalutati anche Bastoni e Arnautovic, lo stesso Di Marco che ha ancora la febbre da vedere. Comunque Lautaro parte carichissimo, già dopo 3 minuti e 50 va ad aizzare i tifosi, a caricare il pubblico, ha chiuso la partita stremato, lottando fino all'ultimo con i calzettoni abbassati, prima occasione dopo 50 secondi, la traversa colpita, fa nascere di fatto l'autogol di Pongracic ed è un pericolo costante. Di testa è stato dominante in questa partita ed è stato un leader vero, un capitano vero, e mi ha gasato molto e ha rappresentato secondo me quello che era lo spirito battagliero di un Inter che ha voluto a tutti i costi vincere questa partita. Barella, ragazzi, Barella è stato monumentale, però volevo sottoporvi questo fermo immagine di Lautaro Martinez che potreste non aver visto. Chiudiamo con Carlos Augusto. Carlos Augusto che è stato votato migliore in campo, sono curioso di sapere se siete d'accordo, fatemelo sapere nei commenti. Vi do una curiosità su Carlos Augusto, ha vinto 7 duelli aerei su 7 e quindi è stato dominante dal punto di vista di testa, è stato il migliore in questo senso. Ne approfitto per segnalarvi anche una cosa che sta girando sui social, c'è chi dice che abbia sfottuto Ken con un balletto a fine partita, io francamente ho visto il video, non mi sembra uno spottone nei confronti di Moise Ken, mi sembra un gesto così di fine partita, tra l'altro non c'era nemmeno un avversario vicino, non si è nemmeno accorto di essere ripreso ed era un gesto totalmente rivolto ai compagni di squadra, quindi non ci vedo questa malizia in realtà. Mentre ci vedo un episodio grave, e lo sottolineo, nei confronti di Moise Kean, quello che è avvenuto sui social. Purtroppo Kean ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram dove ha condiviso delle chat private in cui diversi, nemmeno li chiamo tifosi, diversi personaggi lo hanno insultato con degli insulti razzisti, tra l'altro di carattere razzista, e questa cosa non può esistere nel calcio. Non volevo nemmeno commentarlo, però ho trovato giusto anche da parte dell'Inter, ecco, prendere posizione su una battaglia così importante che bisogna portare avanti, e purtroppo ragazzi i social danno la parola a tutti. Io vi invito, lo stavo guardando stamattina, vi invito ad andare sulla nostra pagina Facebook di Passione Inter, adesso forse l'ho chiusa, ma sulla pagina Facebook di Passione Inter, se accedete al video che ho pubblicato nel post partita di ieri sera, il mio 5 considerazioni sulla partita, vabbè che Facebook è un vomito, cioè Facebook è penso una piattaforma che spero venga chiusa molto presto, perché c'è di tutto e di più. Gente di 70, 80 anni che hanno più anni di mio padre che mi hanno scritto con quella faccia, ecco, con questa faccia brutta: "Ma di che cosa parli? Fatti la prova del palloncino, sei ubriaco", faccia di tu e tua moglie, censuro queste parole, lascia perdere il vino, poi cos'è, c'era una quantità di commenti impressionante.
nei miei confronti, figuriamoci quello che può succedere ad un calciatore. Ecco, quindi direi ragazzi, condanniamo assolutamente riflettiamoci sempre prima di scrivere innanzitutto delle cose, perché dall'altra parte c'è una persona che riceve quei commenti. Trovo vergognosi questi insulti nei confronti di Moise Kean, spero che ci saranno dei provvedimenti seri nei confronti di queste persone che hanno portato questi episodi, e noi questi insulti, e noi nel nostro piccolo, ecco, siamo vicini a Moise Kean assolutamente in questa battaglia. Abbiamo toccato tantissimi temi, sono andato un pochino lungo, è una vittoria importantissima però di questa Inter, godiamocela appieno e prepariamoci per la battaglia del prossimo weekend, perché non si giocherà solo Juve-Inter come detto, ma si giocherà anche Lazio-Napoli, quindi sarà un weekend importantissimo per questa lotta a scudetto. Si sta facendo sempre più calda la temperatura e lo vediamo anche da come tanti anti-interisti stanno seguendo con attenzione queste vicende, mistificando la realtà e facendo sparire episodi importanti. Vi aspetto nei commenti, nel club soprattutto, link in descrizione per proseguire la discussione. Se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, mi raccomando. In descrizione trovate anche il link per un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.